Io per iniziare mi ero preparato un piccolo riferimento al perché abbiamo organizzato l'iniziativa qui a Firenze, perché ci tengo a ricordare che Firenze è stata una città particolare contro la guerra e per la pace nel mondo. Vi ricordo non solo nel 2003 c'è stata una manifestazione colossale a Firenze dopo il Social Forum che ci fu. Da quel tempo le cose sono cambiate purtroppo, però devo ringraziare tutti voi perché siete venuti qua praticamente da tutte le parti d'Italia, qualcuno anche dall'estero. Per la nostra associazione è una grande soddisfazione e credo anche degli organizzatori che insieme a noi hanno messo in piedi questa iniziativa. Non avrete una conferenza accademica. Speriamo di non annoiarvi con le tante cose che dobbiamo dire e dobbiamo far dire alle persone, perché noi stiamo combattendo soprattutto contro l'ignoranza, nel senso della mancanza di informazioni e di notizie. Lo scopo principale di questa nostra conferenza è darvi gli elementi, quelli che noi riteniamo elementi concreti, per fare una valutazione reale dei 70 anni della NATO, che vi verranno presentati come 70 anni di pace e che noi invece diciamo che sono 70 anni in cui le guerre si sono accumulate una dietro l'altra. Vi proporremo alla fine della giornata un documento che chiamiamo pomposamente Dichiarazione di Firenze. È un documento che è stato elaborato dagli organizzatori che si assumono la responsabilità di quello che diranno. Non necessariamente responsabili di questo documento sono le varie associazioni che collaborano con noi per questo tipo di iniziativa, perché ritengo importante sottolineare la caratteristica che noi ci rapportiamo con tutti, anche con i partiti, ma esigiamo nel rapporto con noi, chi aderisce alla nostra attività, l'individuale adesione. A prescindere da orientamenti politici, culturali, religiosi, vogliamo permettere la costruzione di un fronte ampio, molto largo, molto esteso, molto orizzontale, senza nessun'altra intenzione e scopo se non quello che noi riteniamo prioritario in questo momento di salvare le vite umane, i nostri figli, i nostri pronipoti, da una possibile, concreta, reale guerra, che oggi significherebbe l'olocausto non di 6 milioni, ma di centinaia di milioni di persone. Per questo ringraziamo, oltre alla vostra personale presenza, Baxis d'Italia, la Commissione Giustizia e Pace dei Missionari Comboniani, il settimanale web Marx 21, la sezione italiana dell'International Women League for Peace, il tavolo della pace dei comuni della Val di Cecina e altre organizzazioni. Queste sono persone e associazioni che hanno permesso la vostra partecipazione qui. Non sono integralmente i responsabili delle cose che diremo nelle relazioni che avremo. Good morning. Comitato No Guerra No NATO and Global Research, whose director, Michael Chossudowski, is here with us. With Pax Christi Italy, Commission of Justice and Peace of the Combonian Missionaries, magazine web Marx 21, the Italian section of International Women's League for Peace and Freedom, and Table for Peace of the Val di Cecina, they all welcome you to discuss here on 70 years of NATO. What is the historical balance? Exit from the war system now. We wish to share with you our concern about the danger of a nuclear war. It is necessary to understand the urgency to get out of any war system. I repeat, any war system. And try to save the future of our next generations and our planet. In these days, beside the celebration of the 70th anniversary of NATO, we must remember that 20 years ago, there was a bombing, and that was the bombing of Yugoslavia by NATO. We have to remind that on November 7, 1991 in Rome, United States, with 16 European allies, decided to change the status of NATO from a defensive alliance acting in limited areas to an aggressive force without geographical areas limited. It happened before the breakout of the war in Bosnia. The new NATO operated in the Balkans and in Iraq
and then after in Libya and in Syria. We hope today to debate, and that this debate will help all of us to become aware of the current situation. Thank you. Chiamo a salire sul palco Maglio Dinucci, portavoce ufficiale del nostro comitato. Io non farò il relatore, come in genere si dice, impersonificherò una delle figure che personalmente ho più odiose, quelle dell'anchorman, perché vogliamo la forma del dialogo, però scientifico, diciamo, con dei fatti sempre presenti. Poi in fondo abbiamo un microfono aperto, perlomeno un'ora, in cui chiunque di voi voglia dire qualunque cosa ritenga utile, che sia critica o sia comunque propositiva, in modo che concludiamo positivamente conoscendoci. Perché io conosco diversi di voi, ma tanti non li conosco, e questo secondo me è un fatto molto positivo, in quanto spesso, e capiterà anche a voi, frequentiamo ambienti che hanno una omogeneità ben precisa in senso politico, associativo, culturale, religiosa o altro. In questo caso, diciamo, il fatto che gran parte della sala non ci sia nota, io lo ritengo un fatto molto positivo. Vuol dire che è un messaggio che è circolato al di là delle settorializzazioni. All'ingresso avrete ricevuto la documentazione che abbiamo preparato. Buona parte di quelle cose le conoscete, ma forse altre no. E poi sapete, un conto è conoscere un aspetto, un altro è conoscere una sequenza di aspetti. Allora cominciate a vedere un po' il film. L'unica raccomandazione che vi faccio è che non lo mettiate sul comodino stasera per leggervelo prima di addormentarvi, perché non siamo responsabili di incubi notturni che potete avere, perché la materia è drammatica letteralmente. Abbiamo rinunciato a fare relazioni introduttive, riservandoci di proiettare un video introduttivo. Prima direi di vedere quello che è avvenuto il 4 aprile a Washington, dove è stato celebrato appunto il 70° anniversario della NATO. I lavori iniziano come Consiglio Nord Atlantico a livello di ministri della difesa. Quindi attenti, un livello inferiore al Consiglio Nord Atlantico a livello di capi di Stato e di governo. Per quale ragione? Perché, lo sapete, la Casa Bianca è molto critica verso certi alleati perché non pagano abbastanza per la NATO, no? È un tema che ritoccheremo poi dopo, oggi pomeriggio. Quindi livello leggermente inferiore. Però notate immediatamente chi apre i lavori, il segretario generale della NATO, che si chiama Jens Stoltenberg, il quale tra l'altro ha avuto ora il rinnovo di 2 anni del suo incarico per meriti, diciamo, acquisiti al servizio degli Stati Uniti d'America. Stoltenberg, notate, apre in 10 secondi e dopo chi fa il discorso di apertura? Mike Pompeo, il segretario di Stato degli Stati Uniti. E questo esemplifica qual è il rapporto gerarchico nella NATO. E poi ci sono 2 documenti che ora vi segnalerò, che sono molto importanti. Questo è l'annuncio, vedete, ufficiale della NATO, del 70° anniversario a Washington, nella riunione dei ministri degli esteri. Good morning. 70 years ago today, NATO's founding treaty was signed in this Questo è great Stoltenberg. city. And I would start by thanking Secretary Pompeo for hosting us all today to mark the 70th anniversary of our great alliance. And by that, I actually give the floor directly to you, Mike, to give some public opening remarks. Again, welcome to all of you. Thank you, Secretary General Stoltenberg. E questo è il segretario di Stato, Mike Pompeo, US Secretary of State. And I'm delighted to welcome each of you here today as well. Personaggio particolarmente bellicoso. At this historic time, I'm proud to have the opportunity to join with you to celebrate 7 decades. Ecco qui il comunicato ufficiale del Consiglio Nord Atlantico, in cui si dice: si denuncia immediatamente la Russia per violazione del trattato INF, cioè il trattato sulle forze nucleari intermedie, e si dice che se la Russia non si attiene a questo trattato, la NATO dovrà discutere il modo di procedere. In che senso? Molto chiaro. L'annuncio che stanno preparando
l'installazione di nuovi euromissili in Europa. Ce lo dicono loro. Ancora più interessante una altra citazione, e questa è del Dipartimento di Stato. Gli Stati Uniti sono più capaci di affrontare le minacce globali ai loro interessi grazie alla NATO. La NATO è definita pietra miliare del sistema di sicurezza statunitense e attenti a questa definizione, Dipartimento di Stato. La NATO rimane fondamentale per le operazioni militari USA nella regione transatlantica, cioè, ovvero in Europa, e in regioni strategicamente critiche del Medio Oriente e dell'Asia meridionale. Quindi la definizione viene dalla stessa casa madre, la NATO serve alla politica degli Stati Uniti. Ce lo dicono loro, non c'è bisogno che noi lo ricerchiamo. Ora guardiamo il primo quarto d'ora del video, dopodiché salirà sul palco Michel Chossudovsky che farà la sua prima introduzione. La Libia possiede le maggiori riserve petrolifere. E poi non sapremo come va a finire però questo film, ce lo dobbiamo poi costruire noi il futuro, perché qui ci portano a un disastro. Allora, è il momento di Michel Chossudovsky. Professore di economia, direttore del centro di ricerca sulla globalizzazione, cioè Global Research, Canada. Ma insomma, titoli dicono poco, diciamo. Chossudovsky è molto di più, cioè ha un'esperienza globale, si può dire. Io penso che ti si possa definire, lui capisce l'italiano perché sa circa 10 lingue. Dicevo uomo globale per quale ragione? Perché la sua professione, lui è economista, l'ha portato a fare da consulente a governi in via di sviluppo, lo ha portato, ora era per esempio nelle Filippine a fare un corso di economia a una università. E poi c'è un aspetto che mi piacerebbe ricordare, che negli anni 70 lui si trovò appunto come consulente in Venezuela e chiese e ottenne di creare un'equipe per fare un'inchiesta sulla povertà in Venezuela, cosa che fece, pubblicò un importantissimo rapporto che però il governo di allora, diciamo, mise nel cassetto perché era piuttosto scomodo, perché in questo rapporto si indicavano le responsabilità del governo di allora nel Venezuela. Solo che, state attenti, questo rapporto che poi fu pubblicato in spagnolo servì come base di formazione di tutta una leva, diciamo, di rivoluzionari, fra cui un certo Chavez, che conosceva benissimo il suo rapporto, che partirono proprio dalla denuncia che usciva oggettivamente da questo rapporto sulle condizioni di povertà e del perché di questa povertà in Venezuela. Quindi vi dico solo una delle esperienze che ha fatto Chossudovsky. E ora gli lasciamo la parola, naturalmente. Grazie Maglio e grazie al comitato organizzatore italiano, in particolare a Maglio Dinucci. E a tutti. Questa è una iniziativa importante. Quello che cerchiamo al fine di questa conferenza è una dichiarazione, la dichiarazione di Firenze. L'obiettivo è l'uscita della NATO, in inglese NATO exit, not the same as Brexit. Non è la stessa cosa del Brexit. L'obiettivo è l'uscita della NATO. Avremo anche bisogno della creazione di una rete in tutta Italia e nell'Unione Europea. Importante, la NATO non è un'alleanza. Il dominato degli Stati Uniti è un strumento di occupazione militare. È una entità responsabile dei crimini di guerra. Grazie. I would like to initially address some of the historical dimensions. Vorrei innanzitutto affrontare alcune dimensioni storiche. It's important to go back to 1945
Italy was never liberated. È importante tornare indietro al 1945. L'Italia non è mai stata liberata. It was an occupation. Si è trattato di un'occupazione. The military bases which were established in the immediate wake of World War II Le basi militari che sono state costituite nella scia immediata della Seconda Guerra Mondiale they were subsequently expanded with the creation of NATO. furono poi allargate con la creazione della NATO. NATO was established in 1949. Camp Darby in Livorno was established in 1951. La NATO è stata costituita nel 1949, Camp Darby a Livorno nel 1951. The establishment of NATO facilitated the militarization of the European space, so to speak. La costituzione della NATO ha agevolato la creazione e militarizzazione dello spazio europeo, Establishing military bases not only in the former Axis countries, Italy and Germany, but throughout Europe. costituendo basi non soltanto nei paesi dell'ex asse Italia e Germania, ma in tutta l'Europa. The objective was ultimately to break the relationship between East-West, Lo scopo ultimo era quello di spezzare il rapporto tra est e ovest, which has existed historically. In other words, trade, culture, societal relations between Eastern and Western Europe, i rapporti sociali, culturali, economici tra l'Europa orientale e l'Europa occidentale, and to present the Soviet Union as a threat to European security. questi rapporti esistono da sempre e si voleva presentare l'Unione Sovietica come minaccia alla sicurezza europea. When I say that NATO is not an alliance, Quando dico che la NATO non è un'alleanza, I mean that the command structures are controlled by the United States. intendo dire che le strutture di comando sono controllate dagli Stati Uniti And therefore, essentially, NATO provides an icon, so to speak, for the United States. It is an entity dependent on the Pentagon. Quindi la NATO presenta una sorta di immagine che copre comunque gli Stati Uniti e la NATO è un'entità che dipende dal Pentagono. As we saw in the film at the 70th anniversary commemoration, Come abbiamo visto per il commemorazione del 70° anniversario, the Secretary General of NATO, Stoltenberg, is a bureaucrat, a public relations figure. il segretario generale della NATO, Stoltenberg, è un semplice burocrate, una figura di pubbliche relazioni. If you verify, all the command structures are integrated to those of the Pentagon, Se controllate vedrete che tutte le strutture di comando sono integrate con quelle del Pentagono and that also applies to logistics, to military logistics. e questo vale anche per la logistica militare. Now, I think it's very important that we address the role of war propaganda, Credo che sia importante affrontare il ruolo della propaganda bellica because public opinion has been misled. perché l'opinione pubblica è stata mal guidata, We are presented with lies and fabrications. ci vengono presentate menzogne e invenzioni. We are told that ultimately NATO as a military entity is an instrument of peace. Ci viene detto che la NATO è uno strumento di pace, But more seriously, we are also told that nuclear weapons are harmless to civilians. ma soprattutto ci viene detto che le armi nucleari sono innocue per i civili. The new generation of nuclear weapons, which costs $1.2 trillion, La nuova generazione di armi nucleari che costano 1,2 migliaia di miliardi di dollari are described by the Pentagon as low yield, more usable. sono definiti dal Pentagono come a basso rendimento e maggiormente utilizzabili. Now, these nuclear weapons ultimately now are categorized as conventional weapons. Queste nuove armi nucleari vengono quindi catalogati come armi convenzionali. They do not even require the permission of Donald Trump.
Non richiedono nemmeno il permesso di Donald Trump. They have an explosive capacity between 1/3 and 12 times a Hiroshima bomb. They are considered as low yield and usable. Usable is the term. Hanno un potenziale esplosivo che va da 1/3 a 12 volte la potenza della bomba di Hiroshima e vengono considerati utilizzabili, che si possono adoperare. Bear in mind that on August 6, 1945, 100,000 people were killed in 7 seconds, according Ricordatevi to che estimates. 6 agosto del 45 100.000 persone furono uccise nel giro di 7 secondi. Now, the problem is that US policymakers they believe their own lies. E il problema è che chi fa la politica americana crede le proprie menzogne. Particularly Mike Pompeo, whom you saw in the film. In particolare Mike Pompeo, che avete visto nel video. And he believes that there's some divine objective. E lui crede che esista qualche obiettivo divino. He is a Christian evangelist. È un cristiano evangelico. And what I'm saying is that these people, ultimately, Bolton and Pompeo, Questa gente come Bolton e Pompeo, they are close to the nuclear button. e loro sono molto vicini al pulsante nucleare. And they influence the use of these weapons. E loro influenzano l'utilizzo di queste armi. And if you look at some of the statements, they will actually say nuclear weapons makes the world safer. E se guardate le loro dichiarazioni vedrete che loro dicono che le armi nucleari rendono il mondo più sicuro. Now I would like to explain to you a little bit the logic of these nuclear weapons. The new nuclear weapons, we're not talking about the Cold War anymore. Vorrei spiegare, dire qualcosa sulla logica di queste nuove armi nucleari, che non sono più quelle della guerra fredda. During the Cold War, there was the doctrine of mutually assured destruction. There was an understanding that the use of these weapons would ultimately lead to the destruction of humanity. Durante la guerra fredda c'era la dottrina della distruzione reciproca assicurata e quindi la certezza che sarebbe stata una cosa da non utilizzare. Now, what has happened, and it started with the Bush administration in 2001, Ma con l'amministrazione Bush nel 2001, and of course this is adopted and extended into the NATO apparatus. I'll discuss that a little later. abbiamo qualcosa che si sta espandendo nell'apparato NATO in generale, come dirò dopo. This new generation of nuclear weapons, which are exceedingly expensive, $1.2 trillion, you can build many hospitals and schools with that amount. Questa nuova generazione di armi nucleari che sono costosissime, con 1.200 miliardi di dollari di armi si possono costruire invece ospedali, chissà quante altre cose. And that also indicates the fact that this process of militarization feeds the military-industrial complex at the expense of social programs. Chiaramente queste spese favoriscono il complesso militare industriale a spese di programmi sociali. But at the same time, it extends to all the member states who are members also of the European Union. And in other words, militarization is intricately related to neoliberal policies. Ma estende la militarizzazione a tutta l'Unione Europea, perché stati che sono anche membri dell'Unione Europea, e quindi fa parte di una politica neoliberista. I would like to ask you a question. Vi faccio una domanda. Who is smoking in this room? Cigarettes. Chi è che fuma in questa stanza, in questa sala? Have a look at the packet of cigarettes that you have in your pocket. Guardate il pacchetto di sigarette che avete in tasca. Tell me what it says. Ditemi cosa dice. Il fumo causa il cancro alla bocca e alla gola. Now, imagine the Pentagon. What they have done is that they have changed the label of the nuclear bomb. Pensate cosa ha fatto il Pentagono? Ha cambiato l'etichetta sulla bomba atomica. They have said this bomb is a peacemaking bomb. Adesso c'è scritto, questa bomba è una bomba che fa la pace. Okay? We can on this matter, but how this was undertaken is that scientists on contract to the Pentagon provided their scientific opinion that these bombs are more usable
and low yield. Questo è They are- grazie al parere rilasciato da scienziati al Pentagono che dicono che queste bombe sono più utilizzabili e sono a basso rendimento. If you read your newspapers, you will not get any of this information. Se You will- leggete i giornali non troverete queste informazioni. And if you look at the protest movements around the world organized by so-called progressives, invariably they will focus on global warming. E se guardate i movimenti di protesta organizzati dai cosiddetti progressisti in giro per il mondo, vedrete che parlano del riscaldamento globale. I'm not suggesting that climate change is not an issue. It is an issue. Non voglio dire con questo che il cambiamento climatico non sia un problema, lo è. But since 2003, we do not have an anti-war movement. Ma dal 2003 non abbiamo un movimento antiguerra. And in this regard, the Declarazione di Firenze is here to restore this anti-war movement. E la dichiarazione di Firenze esiste per rimettere in piedi il movimento antiguerra. And at the end of the day, we will have to create a network E alla fine della giornata dovremo creare una rete across Italy, across the European Union, across North America and worldwide. in Italia, nell'Unione Europea, nel Nord America, in tutto il mondo. This is no easy endeavor Non è uno sforzo facile because we don't have the resources and the money. perché non abbiamo risorse o denaro. And you might observe that many of the protest movements, climate and specific issues, they are funded by, well, they're funded by George Soros, they're funded by Wall Street, they're funded by financial donors. Vedrete che molti movimenti di protesta sono finanziati da gente come Soros, da donatori, da Wall Street. Ultimately, we will have to organize and finance this movement from our own resources Mentre noi dovremo finanziare questo movimento con le nostre stesse risorse and maintain a level of independence in relation to political and sectoral interests, mantenendo un rapporto di indipendenza rispetto a interessi politici e settoriali. I would like to address a particular concept of the NATO alliance, Vorrei parlare di un concetto particolare dell'alleanza della NATO, which is the notion of collective security. che è la nozione di sicurezza collettiva. It is contained in Article 5 Si contiene, of the Atlantic Charter, the Washington Treaty, so to speak. è nella Carta Atlantica all'articolo 5, il Trattato di Washington, And it says an attack against one member state by a foreign power is an attack against all member states che dice che recita of the che Atlantic Alliance. un attacco contro un membro della NATO da parte di una potenza estera costituisce un attacco a tutta l'alleanza. And I would like to remind you how this concept is applied. E vorrei ricordarvi come viene applicato questo concetto. It was only applied once in the history of the North Atlantic Treaty Organization, È stato applicato una sola volta nella storia della NATO, and that was on September 11, 2001. l'11 settembre del 2001. Let me recall the events. Vi ricordo com'è andata. I'm not going to dwell on the causalities of the 9/11 attacks, Non voglio entrare nelle cause dell'attacco del 11 settembre, but on 11 o'clock in the morning, the director of the CIA, George Tenet, said, ma alle 11 di mattina il direttore della CIA, George Tenet, disse Osama bin Laden is behind it, it's Al-Qaeda. dietro c'è Osama Bin Laden e c'è Al-Qaeda. How does he know in 2 hours without an investigation as to who was behind it? Come ha fatto a sapere nel giro di 2 ore senza che ci fosse un'inchiesta ancora? Later in the day, 9 o'clock in the evening, a war cabinet is formed.
Alle 9 di sera si riunisce il gabinetto militare d'emergenza in Washington with Dick Cheney playing the key role, a Washington con Dick Cheney nel ruolo chiave, and a declaration of war is decided upon to invade Afghanistan. e si decide una dichiarazione di guerra per invadere l'Afghanistan. The following morning in Brussels, there's a meeting of the Atlantic Council, La mattina dopo a Bruxelles si riunisce il Consiglio Atlantico and the concept of collective security is introduced. An attack against one member of the United States is an attack against all members of NATO. Attack against United States means it is an attack against all the member states of the North Atlantic Treaty Organization. e viene invocata la dottrina della sicurezza collettiva, cioè un attacco agli Stati Uniti costituisce un attacco a tutti i membri della NATO. And then 4 weeks later, on the 7th of October, Poi 4 settimane dopo, il 7 di ottobre, Afghanistan is invaded and bombed and invaded l'Afghanistan viene invaso e bombardato, under the doctrine of collective security. sempre con la dottrina della sicurezza collettiva. Now, please reflect, because we are human beings with a brain, but we didn't have a brain on September 11, 2001. Cerchiamo di riflettere perché siamo esseri umani dotati di cervello, ma il cervello non ce l'avevamo l'11 settembre del 2001. There was a terrorist attack. Ci fu un attacco terroristico The alleged hijackers were all from Saudi Arabia. e i presunti sequestratori, dirottatori venivano tutti dall'Arabia Saudita. Afghanistan was visibly not involved in those attacks as a nation state. L'Afghanistan in quanto Stato-nazione non era coinvolto in quegli attacchi. Yet in the decision of the Atlantic Council they said, if it is established that we have been attacked from abroad by però- a foreign country, Però il Consiglio Atlantico ha deciso che siamo stati attaccati dall'est da un paese estero and the media made us believe that Afghanistan was behind these attacks. e i media ci hanno fatto credere che l'Afghanistan ci fosse dietro questi attacchi. I did not see any Afghani jet fighters in the skies of New York that day. Io non ho visto nessun jet militare afghano nei cieli di New York quel giorno. Now there's another element which was withheld from public opinion. C'è un altro elemento che è stato nascosto all'opinione pubblica. Many elements, but sometimes the detail is very important. Ce n'erano in realtà molti, ma a volte i dettagli sono On the importanti. 10th of September 2001, Il 10 Osama bin Laden was admitted to a Pakistani military hospital. Il 10 settembre del 2001 Osama Bin Laden fu ammesso a un ospedale militare pakistano. Now, how could he have coordinated these attacks from his hospital bed with his mobile phone? I don't know, as a computer. Avrà coordinato questi attacchi col telefonino dal letto dell'ospedale. But there's another element. In the course of the month of September, Ma c'è un altro elemento che durante il mese di settembre the Afghani government said we are prepared to extradite Osama bin Laden to the United States. il governo afghano disse siamo disposti a estradare Osama Bin Laden agli Stati Uniti. That proposal through diplomatic channels was refused. Questa proposta fatta attraverso i canali diplomatici venne respinta On 2 occasions, in 2 occasioni. and then NATO forces, 4 weeks later, 4 settimane dopo le forze NATO started the bombing of Afghanistan. iniziarono a bombardare l'Afghanistan. Military experts know, and that was also hidden from public, you do not prepare a war in 4 weeks. Gli esperti militari sanno qualcosa che non è stato rivelato all'opinione pubblica, cioè che non si riesce a preparare una guerra in 4 settimane. The committee which organized this conference has been working for months, okay? Il comitato che organizzava la conferenza è stato al lavoro da mesi. Yeah, so you don't prepare a theater war in Central Asia in 4 weeks. Impossible. Non si prepara un teatro di operazioni militari in 4 settimane nell'Asia centrale. That war was prepared well in advance of 9/11. Quella guerra è stata preparata molto prima dell'11 settembre. I'm putting forth this example to show you that we are dealing with a whole series of lies. Do questo esempio per far vedere che abbiamo a che fare con tutta una serie di menzogne.
when Yugoslavia was bombed in 1999, the pretext was human rights were being violated in the province of Kosovo. Quando nel 99 fu bombardata Jugoslavia, il pretesto fu la violazione dei diritti umani nella provincia del Kosovo. But really what was happening is that the Kosovo Liberation Army, which is a criminal entity which is linked to the mafia, In realtà and supported by the CIA and by German intelligence, the BND, was involved in... l'esercito di liberazione del Kosovo, che è un'entità criminale And it was finanziata, also- che è collegato con la mafia e sostenuto dalla CIA e dai servizi segreti tedeschi, But it was also supported by Al-Qaeda. era anche sostenuto da Al-Qaeda. And Al-Qaeda is an instrument of the CIA. We know that. Everybody knows that. E tutti sappiamo che Al-Qaeda è uno strumento della CIA. And NATO was involved in recruiting Mujahideen in the war in Syria. E la NATO è stata coinvolta nel reclutamento dei Mujahideen nella guerra in Siria. They were involved in the insurgency which was spearheaded in March of 2011. Erano coinvolti nella insurrezione del marzo 2011. In other words, what we are dealing with is an organization committed to the US military agenda. In altre parole, abbiamo a che fare con un'organizzazione che è impegnata a realizzare i progetti militari degli Stati Uniti. It's a fake alliance. È una falsa alleanza. Now, there's one final observation that I'd like to make. It's a historical observation. Infine vorrei fare un commento storico. The Soviet Union was never a threat to Western Europe. L'Unione Sovietica non è mai stata una minaccia all'Europa occidentale. And you might recall, some people might recall the Genoa Conference of 1922. E qualcuno forse si ricorderà la conferenza di Genova del 1922. Where the doctrine of peaceful coexistence was presented. Dove ci fu la dottrina della coesistenza pacifica. But there's another element which is absolutely fundamental, is that C'è un altro elemento assolutamente fondamentale. as early as 1942, Già nel 1942, at a time when the Soviet Union and the United States were allies, all'epoca in cui l'Unione Sovietica e gli Stati Uniti erano alleati, there was a plan to use the atomic bomb against the Soviet Union. ci fu il piano di utilizzare la bomba atomica contro l'Unione Sovietica. Now, how do I know that? Because the secret documents are now public. Come faccio a saperlo? Perché i documenti allora segreti oggi sono pubblici. And in the date of 15 September 1945, Il 15 settembre del 1945, just over a month after the Hiroshima-Nagasaki bombings, appena un mese dopo i bombardamenti di Hiroshima e Nagasaki, this secret document of the War Cabinet of the United States of America was issued redatto un documento segreto del gabinetto di guerra degli Stati Uniti to bomb 66 major urban areas in the Soviet Union. In fact, the whole urban population would be affected. per bombardare 66 aree urbane dell'Unione Sovietica, che avrebbe colpito l'intera popolazione urbana dell'Unione Sovietica. And 66 cities, 204 atomic bombs. Con 204 bombe atomiche da buttare su 66 città. If such a plan had been implemented, it would be tantamount to genocide. Se fosse stato attuato un piano del genere, avrebbe costituito un genocidio. And what this means is the arms race did not occur with the Cold War. Questo significa che la corsa agli armamenti non è nata con la guerra fredda. It takes its roots in World War II. And here you have the list of cities. Che le radici risalgono alla seconda guerra mondiale. Qui avete l'elenco delle città. This is the official document of the US government published on the 15th of September 1945. Questo è il It's one documento, of the tables. questo è il documento ufficiale del governo degli Stati Uniti pubblicato il 15 settembre del 1945. And I will say NATO exit. Thank you very much. Dunque, prima di proseguire, ora apriamo
la tavola rotonda sulla Jugoslavia. Ci aveva informato Sciosudowski, Michel, che era venuta negli Stati Uniti, in Nord America, la proposta di dare il premio Nobel per la pace alla NATO per i 70 anni. Allora noi, scusate, prima di andare a immagini drammatiche, abbiamo appunto elaborato questo regalo, cioè però istituendo un speciale Nobel per la guerra alla NATO e mettendo al posto delle candeline, vedete, dei missili nucleari. Ecco, questo come omaggio. Colgo l'occasione per ringraziare il grafico Aldo Filippi, insegnante alla Scuola d'Arte di Pisa, che ci ha fatto sia il manifesto che questo. Ringrazio un altro grafico che è in sala, che ci ha fatto tutte le diapositive che ora vedrete, che sono bellissime e danno l'immagine di eventi drammatici a colpo d'occhio. Quindi ringrazio loro, ringrazio ovviamente Berenice Galli, che fa un lavoro incredibile e sta lì dietro le quinte, ma poi che è decisivo. E siamo appunto su un lavoro tutto di volontari, questa è una bella cosa, in un mondo in cui ci si muove per guadagnare. Ecco un esempio che direi piccolo, ma insomma positivo. It's important to note that NATO was proposed for the Nobel Prize. That is why we will be giving the other prize to NATO. Ricordiamo che la NATO è stata candidata al premio Nobel, ecco perché daremo un altro premio alla NATO. Iniziamo la tavola rotonda sulla Jugoslavia. Dunque avremo come intervistatrice Gin Toschi Marazzani Visconti, quindi che invitiamo Gin Toschi. Poi abbiamo Givadin Jovanovic, che è già ministro degli esteri della Federazione Jugoslava, presidente del Forum di Belgrado. Poi abbiamo Tommaso Di Francesco, giornalista, condirettore del Manifesto, che chiamiamo qui a questa tavola rotonda perché allora ce lo racconterà. Quando ci fu l'attacco alla radiotelevisione di Belgrado, era lì come corrispondente di guerra. E poi abbiamo Ilona Zaharieva, che lei vive in Italia, è presidente dell'associazione Il Ponte di Pietra, cioè un'associazione di macedoni.